Hai mai sognato di scappare dalla routine noiosa del lavoro e vivere la vita dei tuoi sogni? Nel video di oggi, ci immergeremo nel rivoluzionario libro Lavora 4 ore a settimana di Timothy Ferriss. Pubblicato per la prima volta nel 2007, questo bestseller ha trasformato il modo in cui milioni di persone vedono il lavoro e la produttività. Ferriss ci presenta un approccio audace. Invece di lavorare duramente per tutta la vita, sostiene uno stile di vita che prioritizza la libertà, l'automazione e la mobilità. Preparati a scoprire le strategie pratiche che ti aiuteranno a ottimizzare il tuo tempo, aumentare il tuo reddito e, finalmente, avere più tempo per vivere. Se sei pronto a cambiare la tua prospettiva sul lavoro e sulla vita, resta con noi e scopri come il mondo dei nuovi ricchi potrebbe essere la tua prossima meta. Fuggi dalla routine, vivi dove vuoi e diventa ricco. Leggi questo, Un progetto di vita è per te? Ci sono buone probabilità che lo sia. Ecco alcune delle domande e delle paure più comuni che le persone hanno prima di intraprendere e unirsi ai nuovi ricchi. Devo lasciare il mio lavoro? Devo correre dei rischi? La risposta è no, a entrambe le domande. Dall'usare trucchi mentali Jedi per scomparire dall'ufficio fino a pianificare attività che finanzino il tuo stile di vita, ci sono percorsi a tutti i livelli di sicurezza. Come può un dipendente di una delle 500 maggiori aziende del paese esplorare i tesori nascosti della Cina per un mese e usare la tecnologia per non farsi scoprire? Come puoi creare un'azienda che genera $80.000 al mese senza bisogno di gestione? È tutto qui. Devo essere un single ventenne? Assolutamente no. Questo libro è per chiunque sia infastidito dal piano di rimandare la vita fino alla pensione e voglia viverla intensamente piuttosto che posticiparla. Ci sono studi di casi che vanno da un ragazzo di 21 anni con la sua Lamborghini a una madre single che ha viaggiato per il mondo con i suoi 2 figli. Se sei stanco delle solite opzioni e sei pronto a entrare in un mondo con infinite possibilità, questo libro è per te. Devo viaggiare? Voglio solo avere più tempo. No. È solo una delle opzioni. L'obiettivo è creare libertà di tempo e mobilità e usarle come desideri. Devo essere nato ricco? No. I miei genitori non hanno mai guadagnato più di $50.000 all'anno, insieme, e io lavoro da quando avevo 14 anni. Non sono un Rockefeller e nemmeno tu devi esserlo. Devo avere una laurea di una prestigiosa università? No. La maggior parte delle persone i cui casi sono presentati in questo libro non si è laureata ad Harvard o simili, e alcuni di loro nemmeno hanno una laurea. Le istituzioni d'eccellenza sono meravigliose, ma ci sono vantaggi poco riconosciuti nel non aver frequentato una di esse. I laureati delle scuole d'élite sono spinti verso lavori da 80 ore settimanali, con stipendi alti, e credono che il percorso naturale sia passare da 15 a 30 anni in un lavoro estenuante. Come lo so? Ci sono stato e ho visto la distruzione. Questo libro la capovolge. Prima di tutto, la mia storia è perché hai bisogno di questo libro. Le mie mani sudavano di nuovo. Guardavo il pavimento per evitare di essere accecato dalle forti luci sul soffitto. Teoricamente, ero uno dei migliori al mondo, ma non riuscivo a realizzarlo davvero. La mia partner, Alicia, muoveva i piedi irrequieta, mentre restavamo in fila con le altre 9 coppie, tutte scelte tra oltre 1.000 concorrenti provenienti da 29 paesi e 4 continenti. Era l'ultimo giorno delle semifinali del campionato mondiale di tango, e quella era la nostra ultima esibizione davanti ai giudici, alle telecamere e al pubblico rumoroso. Le altre coppie erano in media insieme da 15 anni. Per noi, era l'apice di 5 mesi di allenamenti quotidiani, 6 ore al giorno, e finalmente era arrivato il momento dello spettacolo. Come ti senti? Mi chiese Alicia, una ballerina professionista esperta, con il suo inconfondibile accento argentino. Fantastico! Meraviglioso! Godiamoci solo la musica. Dimentica il pubblico,
È come se non fossero nemmeno qui. Non era del tutto vero. Era difficile ignorare le 50.000 persone, tra spettatori e organizzatori, anche nell'El Rural, il più grande centro congressi di Buenos Aires. Attraverso la densa coltre di fumo di sigaretta, era praticamente impossibile distinguere la folla immensa sugli spalti. Ovunque guardassi, il pavimento era scoperto, tranne che nello spazio sacro di 30x40 al centro di tutto. Sistemai la mia giacca gessata e continuai a giocherellare con il mio fazzoletto di seta blu finché non divenne ovvio che ero solo nervoso. Sei nervoso? No, non sono nervoso, sono eccitato. Mi divertirò e lascerò che le cose accadano. Numero 152, tocca a voi. Il nostro supervisore aveva fatto il suo lavoro e ora toccava a noi. Sussurrai una battuta interna ad Alicia mentre entravamo sul pavimento di legno, tranquillo, rilassati. Lei sorrise e, proprio in quel momento, pensai tra me e me, chissà cosa starei facendo ora se non avessi lasciato il mio lavoro e abbandonato gli Stati Uniti più di un anno fa. Quel pensiero svanì veloce come era arrivato, quando il presentatore parlò al microfono e il pubblico esplose. Coppia numero 152, Timothy Ferris y Alicia Monti, Ciudad de Buenos Aires. Era il nostro turno, e io ero al settimo cielo. Fortunatamente, oggi, la più fondamentale delle domande americane mi è molto difficile da rispondere. Se non lo fosse, non avresti questo libro tra le mani. Allora, cosa fai nella vita? Supponendo che tu riesca a trovarmi, cosa piuttosto complicata, e a seconda di quando me lo chiedi, preferirei che non lo facessi, potrei essere in moto per l'Europa, fare immersioni su un'isola privata a Panama, rilassarmi sotto una palma dopo una sessione di kickboxing in Thailandia o ballare il tango a Buenos Aires. La cosa divertente è che non sono un multimilionario, né voglio esserlo. Non ho mai apprezzato rispondere a questa domanda da cocktail perché riflette un'epidemia di cui ho fatto parte per molto tempo. L'idea che la descrizione del tuo lavoro sia la descrizione di te stesso. Se qualcuno me lo chiede ora e non è completamente sincero, spiego il mio stile di vita misterioso in modo molto semplice. Sono uno spacciatore. Quasi sempre, la conversazione finisce lì. È solo mezza verità, però. La verità completa richiederebbe troppo tempo. Come potrei spiegare che ciò che faccio con il mio tempo e ciò che faccio per guadagnare denaro sono cose completamente diverse? Che lavoro meno di 4 ore a settimana e guadagno più in un mese di quanto facevo in un anno? Per la prima volta, racconterò la vera storia. Essa riguarda una discreta sottocultura, quella delle persone chiamate nuovi ricchi. Cosa fa un milionario che vive in un igloo che un inquilino di un monolocale non fa? Segue una serie insolita di regole. Come può un dipendente di una grande azienda fuggire e viaggiare per il mondo per un mese senza che il suo capo se ne accorga? Usa la tecnologia per occultare la cosa. L'oro sta diventando vecchio. I nuovi ricchi NR sono coloro che abbandonano i piani di una vita rimandata e creano stili di vita di lusso nel presente, usando la valuta dei nuovi ricchi, tempo e mobilità. Questa è un'arte e una scienza a cui ci riferiremo d'ora in avanti come progetto di vita Pavia. Negli ultimi 3 anni ho viaggiato con persone che vivono in mondi normalmente al di là della tua immaginazione. Invece di detestare la realtà, ti mostrerò come plasmarla secondo i tuoi desideri. Invece di odiare la realtà, ti mostrerò come plasmarla secondo la tua volontà. È più facile di quanto sembri. Il mio percorso da impiegato sottopagato e sommerso dal lavoro a membro dei nuovi ricchi NR, inizialmente, più strano della finzione, ora che ho decifrato il codice, facile da riprodurre. C'è una ricetta. La vita non deve essere così difficile. Non deve davvero esserlo. La maggior parte delle persone, incluso me stesso in passato, passa molto tempo convincendosi che la vita debba essere difficile, rassegnandosi alla routine quotidiana dalle 9 alle 17, in cambio di un weekend rilassante di tanto in tanto e ferie occasionali.
pochi giorni o sarai licenziato. La verità, almeno quella che seguo e che condividerò in questo libro, è completamente diversa. Dalla leva delle differenze valutarie all'outsourcing della propria vita fino a diventare invisibili, ti mostrerò come un piccolo gruppo di persone usa alcuni stratagemmi economici per fare ciò che la maggior parte considera impossibile. Se hai preso in mano questo libro, è probabile che tu non voglia rimanere seduto dietro una scrivania fino ai 62 anni. Anche se il tuo sogno è uscire dal ciclo infinito del lavoro, fare viaggi straordinari in giro per il mondo, esplorare a lungo, battere record mondiali o semplicemente cambiare drasticamente carriera, questo libro ti fornirà tutti gli strumenti necessari per riuscirci ora, senza dover aspettare la tanto spesso illusoria pensione. C'è un modo per ottenere le ricompense di una vita di duro lavoro senza dover attendere la sua fine. Come? Tutto inizia con un dettaglio semplice che la maggior parte delle persone dimentica, un dettaglio che io stesso ho dimenticato per 25 anni. Le persone non vogliono essere milionarie, vogliono godere di ciò che credono solo i milionari possano permettersi. Chalet in montagna, maggiordomi e viaggi esotici sono tra i desideri più comuni. Che ne dici di spalmarci olio di cocco sulla pancia, sdraiati su un'amaca, ascoltando il ritmo delle onde che si infrangono sul ponte del tuo bungalow con tetto di paglia? Suona bene. $1 milione in banca non è la fantasia. La fantasia è la vita di completa libertà che si crede che quel milione possa garantire. La domanda, quindi, è: come può una persona vivere come un milionario, con totale libertà, senza avere prima $1 milione? Negli ultimi 5 anni ho risposto a questa domanda per me stesso, e questo libro risponderà per te. Ti mostrerò esattamente come ho separato il reddito dal tempo e ho creato il mio stile di vita ideale in questo processo, viaggiando per il mondo e godendo del meglio che questo pianeta ha da offrire. Come sono passato da giornate lavorative di 14 ore e uno stipendio annuo di $40.000 a settimane lavorative di 4 ore e $40.000 al mese. Aiuta a sapere dove tutto è iniziato. Stranamente, è stato in una classe di studenti che presto sarebbero diventati analisti finanziari. Nel 2002 fui invitato da Echao, un grande mentore e mio ex professore di imprenditorialità ad alta tecnologia presso l'Università di Princeton, a tornare e parlare ai suoi studenti delle mie avventure imprenditoriali nel mondo reale. Rimasi scioccato. Multimilionari avevano già parlato con gli stessi studenti e, anche se avevo creato un'azienda altamente redditizia di integratori alimentari sportivi, danzavo su un ritmo diverso. Nei giorni successivi, tuttavia, mi resi conto che tutti sembravano discutere su come creare aziende grandi e di successo, venderle e godersi la vita. Una bella idea. La domanda che nessuno sembrava interessato a rispondere era: perché fare tutto questo in primo luogo? Qual è il grande vantaggio che giustifica il passare i migliori anni della propria vita aspettando di essere felice alla fine? Le conferenze che avevo sviluppato di recente, chiamate distribuzione di droghe per piacere e profitto, iniziavano con una premessa semplice: mettere alla prova i dogmi più basilari dell'equazione vita-lavoro. Le tue decisioni cambierebbero se la pensione non fosse un'opzione? Che ne dici di avere una mini pensione per sperimentare il tuo piano di vita posticipato prima di lavorare 40 anni per esso? È davvero necessario lavorare come uno schiavo per vivere come un milionario? Non sapevo affatto dove queste domande mi avrebbero portato. La conclusione insolita? Le regole del senso comune del mondo reale sono una fragile collezione di illusioni reiterate. Questo libro ti insegnerà a vedere e a fare scelte che altre persone non riescono a fare. Cosa rende questo libro diverso? Innanzitutto, non passerò molto tempo sul problema. Assumerò che tu soffra di mancanza di tempo, di terrore agghiacciante o, peggio di tutto, di un'esistenza confortevole e tollerabile facendo qualcosa che non ti soddisfa. Quest'ultimo caso è il più comune e insidioso. In secondo luogo,
Questo libro non parla di risparmiare e non ti consiglierà di rinunciare al tuo calice quotidiano di vino rosso per avere $1.000.000 tra 50 anni. Preferirei restare con il vino. Non suggerirò di scegliere tra il piacere oggi e il denaro nel futuro. Credo che tu possa avere entrambi ora. L'obiettivo è divertimento e profitto. In terzo luogo, questo libro non parla di trovare il tuo lavoro dei sogni. Presumerò che, per la maggior parte delle persone, circa 6 a 7 miliardi di loro, il lavoro perfetto sia quello che richiede meno tempo. La stragrande maggioranza delle persone non troverà mai un lavoro che possa essere una fonte inesauribile di soddisfazione, quindi questo non è l'obiettivo qui. Trovare tempo libero e automatizzare il reddito lo sono. Inizio ogni lezione con una spiegazione dell'importanza unica di essere un negoziatore. Il manifesto del negoziatore è semplice, la realtà è negoziabile. Al di fuori della scienza e del diritto, tutte le regole possono essere piegate o infrante, e farlo non richiede che siamo antietici. L'arte di negoziare, deal, in inglese, è anche un acronimo del processo per diventare un membro dei nuovi ricchi. Questi passi e strategie possono essere utilizzati con risultati incredibili, sia che tu sia un dipendente o un imprenditore. Se hai un capo, potrai fare tutto ciò che ho fatto? No. Ma potrai usare gli stessi principi per raddoppiare i tuoi guadagni, dimezzare le tue ore di lavoro o, almeno, raddoppiare il tuo normale tempo di vacanza? Certamente. Ecco, passo dopo passo, il processo che utilizzerai per reinventarti. Di definizione capovolge il senso comune errato e introduce le regole e gli obiettivi del nuovo gioco. Sostituisce le certezze di autosconfitta e spiega concetti relativi come ricchezza ed eustress. Chi sono i NR e come funzionano? Questa sezione spiega in modo generale la ricetta del progetto di vita, i fondamenti, prima di aggiungere i 3 ingredienti. E, di eliminazione liquida la nozione obsoleta di gestione del tempo una volta per tutte. Mostra esattamente come ho utilizzato le parole di un economista italiano praticamente dimenticato per trasformare un lavoro di 12 ore in turni di 2 ore, in 48 ore. Aumenta i tuoi risultati orari più di 10 volte con tecniche controintuitive dei NR di coltivazione dell'ignoranza selettiva, dieta povera di informazioni e altre forme di ignorare ciò che non è importante. Questa sezione fornisce il primo dei 3 ingredienti del progetto di vita, tempo. A. Di automazione mette il flusso finanziario in modalità automatica utilizzando arbitraggio geografico, esternalizzazione e regole di non decisione. Dalle classificazioni fiscali alle routine dei NR più di successo, c'è tutto qui. Questa sezione fornisce il secondo ingrediente di un progetto di vita lussuoso, reddito. L. Di liberazione è il manifesto della mobilità delle persone inclini alla globalità. Viene presentato il concetto di mini pensioni, così come i mezzi per il controllo remoto e infallibile delle funzioni e per scappare dal tuo capo. La liberazione non riguarda viaggi economici, si tratta di spezzare per sempre i legami che ti trattengono in un unico posto. Questa sezione presenta il terzo e ultimo ingrediente del progetto di vita, mobilità. Devo notare che la maggior parte dei datori di lavoro non sarà molto felice se passerai un'ora al giorno in ufficio, e che chi ha un lavoro formale dovrebbe quindi leggere i passi della mentalità imprenditoriale nell'ordine DIAL, ma implementarli come DELA. Se decidi di rimanere nel tuo attuale lavoro, sarà necessario creare libertà geografica prima di ridurre dell'80% la tua giornata lavorativa. Anche se non hai mai preso in considerazione l'idea di diventare un imprenditore, nel senso moderno del termine, il processo DIAL ti trasformerà in uno, nel senso puro della parola, così come coniato dall'economista francese G. Bisi nel 1800, qualcuno che trasferisce risorse da un'area di rendimento minore a una di rendimento maggiore.
Infine, ma non meno importante, molte delle raccomandazioni qui presenti sembreranno impossibili e persino offensive al senso comune di base, lo prevede. Decidi ora di testare questi concetti come un esercizio di ragionamento laterale. Se ci provi, vedrai quanto più in basso è il buco e non tornerai mai più indietro. Fai un respiro profondo e lasciami mostrarti il mio mondo. E ricorda, tranquillo. È tempo di divertirsi e lasciare che il resto venga. Tim Ferriss. Tokyo, Giappone. 29 settembre 2006. Ti è piaciuto quello che hai visto finora? Se sei entusiasta quanto me nel continuare questo viaggio verso la libertà e la produttività, voglio sapere la tua opinione. Lascia un commento qui sotto. Ti piacerebbe vedere il prossimo capitolo del libro Lavora 4 ore alla settimana di Timothy Ferriss? E non dimenticare, se non sei ancora iscritto al canale, clicca sul pulsante di iscrizione e attiva la campanella per non perdere nessun contenuto incredibile. Esploriamo insieme più strategie che possono cambiare la tua vita. Non vedo l'ora di leggere le tue opinioni nei commenti. Andiamo!